e io sto pensando, penso e ripenso al piedino di quel ragazzino che a soli 39 anni disegna parabole, traiettorie indefinite. È un caso, non è un caso che la partita si sia sbloccata da una sua giocata, la partita che iniziava a prendere poi una strana china, perché poi i gol annullati, poi abbiamo già visto nella prima gara senza Leao, aggiungici anche, no? Il problemino accusato da Pulisic che è entrato a partire in corso, abbiamo visto come cambia e come impatta, leggermente impatta Pulisic, proprio leggermente in una gara, e quindi quella giocata, quel pallone, quella traiettoria, quel disegno ha fatto sì che poi Loftus-Cheek, il gol era tutto da fare, quindi bravo Loftus, ci mancherebbe assolutamente, e lì si è sbloccata la gara e il Milan dirò una cosa strana, una cosa forse forte, non lo so. Il Milan lo vedo molto più confuso fuori dal campo piuttosto che dentro. Piuttosto che dentro, nonostante ci siano le critiche, no? E come gioca il Milan, questo il Milan non vedete mai magari fare una partita sfavillante, no? Che vi ruberà l'occhio, almeno credo, almeno credo, ma in una squadra che al momento ancora deve comprare, una squadra che ha bisogno ancora di un difensore centrale, che abbiamo detto, lo ribadiamo, senza layout, con Pulisic che è entrato dopo, con una sola attaccante, con un Tare che prima della gara ti dice no, stiamo valutando lo scambio Jimenez e Dobbik, cioè veramente io mi aspettavo anche di peggio in campo, invece molto meglio in campo paradossalmente che fuori, per quanto mi riguarda. Ovviamente adesso ne parliamo, scendiamo nei dettagli. Prima come al solito un paio di robette veloci, easy. Vi invito a lasciare il like, sempre per il solito discorso legato all'algoritmo. Accontentiamolo, se volete potete anche iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. La seconda giornata di Serie A Team è appena iniziata, quindi scampanellate per seguire quello che ci aspetta domani e vi aspetto anche sugli altri social, ormai siamo ovunque, trovate tutto in descrizione. Grazie, grazie, grazie per davvero, sinceramente, grazie. Allora, rispetto alla prima gara, il primo imperativo era non subire gol. Il primo aspetto credo su cui ha lavorato, non è che poi non l'abbia fatto già dalla prima giornata, lei assolutamente, però secondo me avrà battuto forte sull'aspetto difensivo, come ha detto lui stesso, no? Annusare sempre il pericolo, sapere che possiamo prendere gol da qualsiasi momento e quindi stare sempre vigili. E non dico che con Lecce sia stata una partita difensivamente perfetta, però io non ricordo parate di Magnan. Certo, il Lecce qualitativamente parlando, secondo me è stato poca roba. Anche nel primo tempo c'era stata una situazione dove poteva fare decisamente bene e due o tre giocatori hanno fatto delle robe che secondo me poteva far meglio, ma non mi ricordo come chi l'ha avviata l'azione là. Ehm, e nulla di fatto, qualcosina nel secondo tempo, però se l'è portata a casa la partita oggi il Milan difensivamente parlando, e ripeto, questa squadra ha bisogno, per stessa ammissione di Tare, si farà un difensore, si parla di Akanji, ecco, se questa squadra, che comunque in questo momento sembra, cioè il Milan in questo momento sembra un grande rebus, cioè siamo passati tutti dal dire, tutti, parlo sempre in via generale, questa squadra è tranquillamente da prime quattro posizioni, anzi, attenzione perché può insidiare, può essere davvero pericolosa lì in alto, ma non... Ma dove vuoi che vada il Milan non ha squadra? Io vi ricordo che il Milan oggi aveva fuori gente come Leao, ribadisco ancora una volta Pulisic che è veramente centrale, un giocatore che ragazzi miei si commenta da solo, e Nkunku ha fuori queste tre, quindi lì davanti per forza di cose aumenterà il livello e la forza motrice. Aggiungerei che lì dietro De Winter e magari se arriva Canci le cose possono cambiare. Bisognava lavorare sulla spina dorsale, ma abbiamo visto che ci crede tanto Allegri in gente come Loftus-Cheek. Modric a 39 anni in Serie A può dire assolutamente la sua, l'abbiamo visto. E
Saelemaekers, che è un giocatore incredibile per quanto mi riguarda, uno dei pochi che crea pericoli nella parte centrale della gara. E quindi è una squadra che io, io direi stiamo attenti al Milan, no? Nel senso che stiamo attenti nei giudizi, non me la sento di espormi in questo momento sia da un lato che dall'altro. Di certo per me un po' confusionaria, come dicevo prima, fuori. Lo stesso discorso siamo arrivati al 29 d'agosto a parlare di uno scambio tra Dobbik e Jimenez. Mi sembra una roba abbastanza incredibile. Fermo restando che forse per caratteristiche, come dicono in tanti, Dobbik potrebbe essere più consono. Io sono convinto che Jimenez sia un attaccante invece che meriterebbe più considerazione, e lo so, e lo dico anche stasera che ha avuto un paio di situazioni dove poteva fare meglio nel primo tempo col sinistro, nel secondo quando poi sbaglia lo stop, però col piede debole fa il gol più difficile. Col piede debole fa quello stop, se la sposta sulla destra e incrocia col piede debole, e non lo fanno in tanti, non lo fanno in tanti, figuratevi. E sono sicuro che Jimenez, nel caso andasse sotto Gasperini, farebbe tante tante robe buone per quanto mi riguarda. Però in questo momento al Milan forse voi anche un po' sfortunati, ragazzi, perché oggi fa quel gol e per un nulla glielo annullano. E forse lui stesso ha bisogno di un reset, quindi magari davvero lo scambio Dobbik Jimenez potrebbe beneficiare al Milan. Però è chiaro che tu non dovevi arrivare, il discorso che facevo prima, perché dico che oggi il Milan è molto più confuso fuori che dentro al campo, perché tu non puoi arrivare al 29 d'agosto con ancora una difesa da completare, con degli scambi lì davanti che, ribadisco, sei partito con un profilo tecnico per arrivare poi a Nkunku, che sì, è l'attaccante moderno, è il centravanti moderno che può muoversi, però boh, io francamente resto ancora molto 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 dubbioso, e vediamo quello che succede. Non lo so, io in questo momento il Milan lo vedo veramente come una mina vagante, una squadra che può sicuramente dire la sua, però tante cose vanno migliorate, vanno assolutamente migliorate. Sicuramente la gestione del mercato è stata un po' raffazzonata per quanto mi riguarda. Segna ancora una volta che forse ci sono troppe teste, non c'è soltanto quella d'Italia. E niente, signori miei, incredibile Pulisic, ragazzi, ormai non dovrebbe più sorprendere, ma con il suo ingresso davvero come ha cambiato anche le carte in tavola. E, ripeto, questa squadra poi voglio vederla con un Leao, con Leao, Pulisic e Nkunku dall'inizio. Se questi veramente aggiungi una punta, non lo so, è tutto molto 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 interessante, molto molto interessante. Vediamo quello che succede, signori miei. Va bene? Signori, un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Anessi.